giovani non frega niente della politica, non vanno a votare, stanno solo sui social, non leggono i giornali. Ma ne siamo proprio sicuri? Tra scioperi climatici, cortei per Gaza, petizioni online, gruppi Telegram e campagne sui social, forse non è che i giovani hanno smesso di fare politica, è che la fanno da un'altra parte. Ma se i giovani non sono più nei partiti o alle urne, e questo è un piccolo spoiler, che stanno facendo? 15 marzo 2019, circa 1 milione di persone ha partecipato a oltre 2200 scioperi per il clima, in gran parte studenti e studentesse. Pochi mesi dopo, il 20 settembre, durante la Global Week for Future, le proteste globali hanno coinvolto circa 4 milioni di persone. 2024-2025, in tutta Europa decine di migliaia di persone scendono in piazza per Gaza. Nel 2025 in Italia i giornali citano esplicitamente la presenza massiccia di studenti nelle manifestazioni. Intanto, in molte università europee, i giovani si accampavano negli atenei, mobilitazioni nate e cresciute anche grazie ai social. E non solo in Europa. In tanti paesi del mondo i social sono diventati il quartier generale delle mobilitazioni giovanili, dove ci si organizza, ci si coordina e nascono campagne comuni. A voi, queste sembrano persone a cui non gliene frega più niente del mondo che li circonda? Direi proprio di no. Quindi forse il problema sta proprio nel modo in cui percepiscono le istituzioni su cui le generazioni precedenti riponevano più fiducia, come se fossimo un po' disillusi. Beh, in effetti negli ultimi anni la soddisfazione dei giovani nei confronti della democrazia sta calando un po' ovunque. In Unione Europea nel 2025 solo il 57% dei giovani dice che la democrazia è la migliore forma di governo. In Italia addirittura il 24% accetterebbe anche un regime autoritario a certe condizioni. Solo il 6% dice che il proprio governo nazionale funziona bene. Non è un rifiuto dei valori democratici. Quello che non funziona per loro è come la democrazia è messa in pratica oggi. Non sentono che stia rispondendo ai loro bisogni e alle loro paure. Redditi bassi, costo della vita alto, affitti impossibili, poco lavoro. I giovani cercano un cambiamento reale e non sentono che i partiti riescono a darglielo. Parlano spesso di un abisso tra loro e chi viene eletto. Sentono che i politici si ricordano dei giovani solo quando serve il loro voto e poi spariscono. Tutti questi elementi portano i giovani oggi ad essere un po' più insoddisfatti della politica rispetto ai più anziani e anche di essere più insoddisfatti di quanto lo fossero le generazioni precedenti alla loro età. E questo a che cosa porta? Nel 2021 solo il 34% dei giovani ha detto di aver votato almeno una volta nei precedenti 12 mesi. L'89% dei giovani non ha alcun legame con i partiti e li considera l'opzione meno attraente per fare politica. In più ai giovani quasi non esistono nei luoghi di potere. Pochi parlamentari under 35, pochi ministri giovani, quasi mai presenti in task force cruciali. E questo non è solo un dato, è una sensazione quotidiana di distanza. Eppure qualche segnale diverso c'è. In alcuni paesi si vedono esempi di coinvolgimento reale. Per esempio, nella Camera dei Deputati della Repubblica Ceca oggi siede il numero più alto di deputati giovani da quando il paese è stato fondato nel 1993. Non è la norma, ma ci dice che quando i partiti lasciano spazio alle nuove generazioni, i ragazzi la politica non la rifiutano, ci entrano. Quindi davvero siamo destinati a un mondo in cui la partecipazione diventa solo un nostalgico ricordo e ad un'eterna incompressione tra classe politica e ragazzi? La risposta è no, e ci basta spostare lo sguardo un pochino più in là per capire come cambia il quadro. Nel mondo digitale sono ancora molto attivi tweet, post, storie, petizioni, campagne, scioperi scolastici, una conseguenza naturale per dei nativi digitali. Il 72% di loro si informa online su temi sociali e politici, il 65% sui social. E spesso sono proprio loro a raccontare il mondo creando contenuti con una narrazione più vicina ai loro interessi e al loro modo di vedere le cose. Il 37% ha seguito organizzazioni o movimenti sui social. Circa 1 su 3 ha condiviso opinioni politiche o sociali. Il 18% ha creato post su questi temi. Circa un terzo considera le azioni sui social come podcast, hashtag, campagne, un modo efficace per farsi ascoltare dai decisori politici, quasi allo stesso tempo di manifestazioni o petizioni. Certo, loro non sono più legati a un partito in maniera permanente, la partecipazione è collegata a cause specifiche che possono cambiare nel tempo e a valori personali, ma credono che la politica sia parte della vita quotidiana. Che cosa compro? Boicotto un brand? Dove sono stati fatti questi vestiti? Non si fa politica solo in Parlamento, ma nelle decisioni di ogni giorno. Diritti umani, salute mentale, lavoro, disuguaglianza, ambiente, guerre sono percepiti come battaglie globali e qui i social hanno un ruolo importante perché permettono di seguire campagne, influencer e movimenti di altri paesi, di riprendere slogan, simboli, hashtag, forme di protesta nate altrove. Spesso sono proprio i social a diventare il motore di proteste e scioperi, coordinando eventi, con mappe delle piazze, slogan e locandine ripostate nelle storie.
Quindi come avvicinare di nuovo i giovani alla politica? C'è chi è disinteressato, chi pensa che il voto non serva, chi si sente poco competente, chi ama la politica ma non si fida più di chi la fa. Per questo non può esistere una sola strategia, il modo di coinvolgere i giovani deve cambiare. 1. Serve creare nuovi format che parlino la loro lingua. 2. Serve educare al digitale e ai media, saper valutare le fonti ad esempio. E soprattutto bisogna prendere sul serio i temi che fanno fremere i giovani: clima, diritti, lavoro, disuguaglianze, non solo a parole, non solo in campagna elettorale, perché se a intercettare quell'energia sono solo i partiti populisti, il rischio è un ulteriore declino democratico. E dobbiamo tenere a mente il concetto della scala della partecipazione, perché non basta più invitare i giovani al tavolo, i giovani devono davvero essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano. Non è sufficiente una partecipazione di facciata solo per fare bella figura, bisogna dare loro la possibilità di cambiare davvero le cose, per farli salire quei gradini, dal partecipo perché devo al partecipo perché conto, e qui la mia voce pesa davvero. E dobbiamo farlo perché, come ricorda l'European Parliament Youth Survey del settembre del 2021, i giovani non devono essere esclusi o sentirsi alienati dalla politica, perché il loro futuro sarà determinato dalle decisioni di oggi. È cruciale promuovere la loro partecipazione alla vita civica e democratica a livello locale, nazionale ed europeo, per garantire la prosperità futura dell'Unione Europea e dei giovani stessi. Perché alla fine i giovani non hanno smesso di interessarsi alla politica, stanno solo rivoluzionando il modo di farla.